Ti darò 10 consigli che ho imparato strada facendo. Rimani fino alla fine perché i numeri 8 e 9 ti sorprenderanno. 25 anni fa vivevo all'Aquila, la città più fredda d'Italia, un posto che non mi piaceva, l'università che non mi piaceva, studiavo cose che non mi piacevano. Purtroppo i miei genitori erano troppo poveri per mandarmi a studiare dove avevo sognato. Stavo cadendo in depressione. Un giorno vidi un annuncio su un giornale, cercavano sviluppatori con 0 esperienza a Roma. Così con 4 soldi in tasca decisi di prendere un autobus, lasciarmi tutto alle spalle. E fu così che iniziò la mia carriera nell'informatica. Anni dopo ero un imprenditore di una piccola azienda, le cose già dopo un po' andavano discretamente bene, eppure per tutta una serie di ragioni non mi sentivo soddisfatto di come funzionava il mondo dell'IT allora in Italia. Così un bel giorno decisi di caricare la macchina, lasciarmi tutto alle spalle di nuovo e questa volta me ne andai all'estero, in Irlanda. Arrivato in Irlanda avevo già 40 anni, mai lavorato all'estero, il mio inglese faceva schifo e per la verità fa ancora schifo, ma nonostante tutto la mia carriera fece passi da gigante grazie a quelle decisioni rischiose. Perché? Perché ero nel posto dove volevo essere, facendo ciò che volevo fare. Ecco quindi il mio primo consiglio: siate resilienti, correte dei rischi nella vita, uscite dalla vostra zona di comfort. Come è iniziata la mia carriera nell'informatica? Programmando il gioco del memory in JavaScript. Adesso invece mi occupo di strategie per il modern work e l'AI, passando per ruoli anche di responsabilità, avendo lavorato sia per aziende piccole che per multinazionali molto famose. Ci è voluto un po' per arrivare dove sono arrivato e comunque non mi sento arrivato assolutamente. Dove mi trovo ora in questa scala? Puoi indovinarlo dai miei capelli, insomma. Avrei potuto fare di meglio o più velocemente? Probabilmente sì. Voi potete arrivare lì più velocemente di me? Certo che sì, però non possiamo negare un fatto: il talento non basta. Serve anche l'esperienza e purtroppo non ci nasci con le esperienze, nemmeno è una cosa che puoi imparare sui libri. Costruire una carriera di successo è un viaggio che richiede pazienza e perseveranza. Fin dagli inizi mi sono sempre concentrato su tecnologie Microsoft. Ho iniziato con .NET all'inizio del 2000, ora invece mi occupo di cloud, AI e quant'altro. Davvero tante le cose da sapere. E certo, 25 anni fa non potevo prevedere con cosa avrei lavorato ora e non posso negare che spesso questo dia una brutta sensazione, no? Quella sensazione tipo: diventerò obsoleto, dovrei cambiare lavoro. Il modo in cui ho affrontato questa cosa è stato: ok Donald, non importa quali siano le competenze che vanno di moda ora, ci sono e ci saranno sempre delle cose che non cambieranno mai. Per esempio, la programmazione orientata ad oggetti, o come gestire un progetto, o come pensare e sviluppare un'applicazione. Non importa se si tratta di applicazioni a 3 livelli, orientate ai servizi, distribuita, web, mobile, AI e così via. Quindi all'inizio ho cercato di essere bravo, no? In molti ruoli diversi ed imparare le basi. Poi a un certo punto ho iniziato a specializzarmi in una o due cose che sapevo che avrebbero potuto garantirmi lavoro per molti anni. Inoltre, siate brave e bravi ad individuare le giuste tendenze tecnologiche. Per esempio, le AI sembra essere un'ottima tendenza. Non mi verrebbe da dire lo stesso del metaverso o della blockchain. Competenze tecniche quindi, ok, ma le soft skill come comunicazione, lavoro di squadra, adattabilità, problem solving sono altrettanto importanti, se non addirittura più importanti. Non c'è da essere per forza estroversi, infatti io non lo sono. Non bisogna avere l'oratoria di un politico, io non ce l'ho, manco in lingua italiana, ma bisogna saper comunicare efficacemente le proprie idee, i propri pensieri, anche il proprio disaccordo, dando dritti al punto, ma senza essere banali, sintetici, ma senza semplificare troppo. Questo sì che fa la grande differenza. Avere una rete di contatti è parimenti essenziale. Mi trasferii in Irlanda grazie all'aiuto di persone che erano già lì sul posto. Tutte le mie opportunità di lavoro sono arrivate sempre o da persone che conosco o da qualcuno che mi ha contattato su LinkedIn. E la maggior parte delle persone che avevo assunto da imprenditore provenivano o da endorsement o conversazioni della mia rete di contatti. Stress, emozioni, stress. Questa è una costante nel nostro lavoro. Personalmente sto ancora imparando a gestirle le mie emozioni. L'intelligenza emotiva aiuta a gestire lo stress, aiuta a navigare le relazioni sul posto di lavoro, aiuta a gestire le situazioni di alta pressione. Come me la sono cavata io da questo punto di vista? In passato molto male, molti errori, ma proprio tanti. Ho fatto cose che non avrei dovuto fare, detto cose che non avrei dovuto dire. Molte volte ho prestato poca attenzione alle mie emozioni sul posto di lavoro, per questo ho rovinato tante relazioni, ho perso molte opportunità. In definitiva avrei potuto trovarmi in una posizione molto migliore di quella attuale. Quindi, per come è stata la mia esperienza
guardando indietro a come sono andate le cose, posso dire che sviluppare la vostra intelligenza emotiva è probabilmente il più grosso investimento che possiate fare per migliorare la vostra carriera. Quindi questo è il consiglio numero 6, probabilmente più importante di questo video. Puoi essere un geek, un nerd e va benissimo, ma se vuoi sopravvivere in questo mondo, cerca di essere un geek ben educato. Il nostro lavoro è fatto di molti incontri, molte situazioni in cui ti capita di vedere persone nuove per la prima volta e purtroppo la ricerca dice che nei primi 10 secondi che il nostro interlocutore si forma un'opinione su di noi. Quindi, se vuoi avere successo nella tua carriera, non dimenticare il dress code, mettiti il deodorante la mattina, strette di mano forti e comunicazione chiara, sempre. Sognavi una promozione? Un aumento di stipendio? Sì, ma lo sai che cosa ci vuole? Una grande performance? Beh, una grande performance è ciò che ogni datore di lavoro si aspetta da te, ma di default è ciò per cui ti paga. Lo sapevi invece che un'ottima performance incide solo per il 10% del processo decisionale del nostro datore di lavoro se darti un aumento o no? L'immagine, il personal branding e l'esposizione costituiscono il restante 90%. Quindi sviluppa la tua immagine, perception is reality, non si scappa da questa cosa. E gestisci la tua esposizione, sii visibile alle persone giuste, nel modo giusto e al momento giusto. Se hai possibilità di parlare ad una riunione o ad un evento importante, approfittane, preparati bene, scrivi buoni contenuti in un blog, apriti il canale YouTube come sto facendo io, organizza Lunch and Learn per i tuoi colleghi, aiuta la tua azienda a organizzare un webinar online, mostra la tua esperienza su LinkedIn. Ricordati la torta: performance, image, exposure. Oddio, le AI. Avete paura delle AI? Bene, sentiamo parlare, insomma, sentiamo di cotte e di crude che prenderà il sopravvento sul nostro lavoro, persino sulle nostre vite. Allora, personalmente ho ignorato ChatGPT per parecchio tempo, finché non ho assistito a una demo di un collega. Da lì mi sono letteralmente innamorato dell'AI generativa e non faccio altro da allora. Mettiamoci bene in testa una cosa: non sarà l'AI a rubarci il posto. Chi ci ruberà il posto saranno le persone che useranno l'AI meglio di noi. L'AI ti aiuta ad essere più veloce, ad analizzare più dati, a prendere decisioni migliori e a darti un vantaggio competitivo. Quindi non aver paura delle AI, usala a tuo vantaggio. Penso che siamo davvero fortunati ad essere degli informatici, specialmente in questo periodo. Penso che lavorare nell'IT sia il più bel lavoro del mondo. Tecnologia in continua evoluzione, è tra i lavori meglio pagati, difficilmente ci si annoia, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, nuove persone da incontrare, nuove esperienze da fare. Certo, non è il lavoro più semplice di tutti, bisogna costantemente imparare ad evolversi, quindi non ti fermare, continua ad imparare, continua a migliorarti, continua a cercare opportunità migliori, continua ad andare avanti e goditi il viaggio. Thanks for watching.